Sono passati 10 anni dalla fine della guerra di Troia. Uno dei conquistatori greci non è mai ritornato, Ulisse, re di Itaca. Penelope, la regina, è tormentata dai giovani arroganti e malvagi che occupano la sua casa per costringerla a scegliere tra di loro il nuovo re dell'isola. Intanto Ulisse, stremato, fa naufragio su una terra sconosciuta. Lo soccorre una fanciulla di nome Nausica, che gli dice di essere la figlia del re dei Feaci, Alcinoo. Dinanzi ad Alcinoo e agli anziani della corte, Ulisse nasconde la sua identità, ma chiede una nave per tornare in patria. I Feaci sono generosi, pacifici, rispettosi della volontà divina, ma la loro esistenza è dominata da un segreto. Questa nave non è destinata a navigare. Un giorno, predisse mio padre, noi accompagneremo in patria un uomo odiato da Poseidone, il dio del mare. È per placare la sua ira che l'abbiamo costruita. È un'offerta sacra. Nausica si innamora segretamente del misterioso naufrago. Cerca di sapere chi sia, da dove venga. Ulisse, pur senza rivelarsi, le racconta di Calipso, la ninfa dai capelli d'oro che lo ha tenuto prigioniero 7 anni e che gli ha dato infine la zattera, avendo compreso che egli non poteva dimenticare la moglie, il figlio, la patria. I Feaci intanto hanno organizzato dei giochi ai quali Ulisse è costretto a partecipare perché sfidato dai giovani del luogo. Con grande stupore di tutti, egli li vince. Quella stessa sera alla mensa di Alcinoo giunge un cantore cieco. Nausica lo presenta ad Ulisse. È Demodoco, uno scampato all'eccidio di Troia. Il cieco ricorda la tragedia della sua città, caduta per l'astuzia di Ulisse. Questi, ascoltando, si commuove ed è costretto a rivelare la sua identità. È lui Ulisse, la mente degli Achei, l'ideatore del cavallo. È un esule come te. Il suo nome è Demodoco. La sua città era Troia, una città bellissima che gli Achei distrussero dopo averla assediata e vinta. Nell'incendio della sua città perse la vista. Hai detto una cosa inesatta allo straniero, Nausica. Troia non fu vinta con combattimenti leali, ma con un grave inganno. I miei ospiti già lo conoscono, ma è giusto che lo sappiano tutti.
perché duri la sua memoria nel tempo, in eterno. Eravamo già nel 10° anno di guerra. Davanti a noi, come sempre, oltre la pianura scamandria, la spiaggia brulicava di navi numerose come nuvoli di mosche quando d'estate nelle stalle si posano sui secchi di latte. Prime venivano le navi dei Focesi, poi quelle dei Micenei, poi degli Ateniesi e dei Corinzi, sino all'estremo limite della costa. Non eravamo mai riusciti a contarle tutte, ma improvvisamente una mattina, senza credere ai nostri occhi, noi vedemmo gli accampamenti deserti, le navi scomparse, e pensammo che Troia fosse salva. Miseri noi che non vedevamo il tranello. Un cavallo di legno era là, più alto delle porte della nostra città. Era stato lasciato da loro per propiziarsi presso gli dei il viaggio di ritorno. Questo credette la nostra ingenua pietà. Dei del cielo, vi ringrazio. Avete indotto questi barbari a ritirarsi. Avete messo la ragione nel loro animo e la pietà. Io qui proclamo e vi prometto che questa offerta sarà da noi onorata come si conviene, anche se fatta dai nostri nemici. La pietà e la ragione degli Achei. Se ne sono andati, è questo che conta. A che serve indagare il loro pensiero? Ma io sostengo addirittura che dobbiamo ignorarlo. Dobbiamo distruggere ogni loro traccia. Lo dico a te, Priamo, e a voi tutti. Io capisco perché parli in questo modo. Gli Achei sono sbarcati su questa spiaggia e ci hanno costretti a subire un lungo assedio con ingiustizia, perché quella Elena che essi reclamavano, noi non l'avevamo mai rapita a Menelao, né essa vive presso di noi contro la sua volontà. Abbiamo avuto molti morti, ma anche gli Achei hanno pagato assai duramente la loro follia. E questo cavallo è un'offerta agli dei, un'offerta riparatrice. Siete disposti a dimenticare i sacrifici sofferti in questi anni? Come potete onorare una cosa costruita dai nemici? È vero, Laoconte, ma se fosse, come credo, un'offerta sacra, possiamo offendere la divinità? È un'offerta ai loro dei, non ai nostri! La nostra stirpe è comune, e comuni ci sono le idee. Ascolta me, Priamo! Niente deve restare intatto qui degli Achei! Facciamolo a pezzi, lasciamolo qui, in mezzo al loro accampamento. Marcirà con le loro tende. No, dobbiamo portarlo dentro la città. Nulla dobbiamo temere più, perché siamo noi che li abbiamo vinti. Questo è ciò che importa. Priamo ha ragione. Sono fuggiti! Questa era la tenda di Agamennone il sanguinario. Qui stava Ulisse. Ulisse! Agamennone! Menelao! Nulla avete potuto contro Troia! E ora possa anche il mare impedirvi il ritorno! L'assedio è finito! Abbiamo vinto! Non torneranno più! Abbiamo vinto! Bruciamolo! Solo così non torneranno più! Bruciamolo! Bruciamolo! Fermate il sacrilego e portiamo il cavallo dentro le mura. Ci porteranno in città. Tutti pensarono allora con Priamo che fosse nostro dovere portarlo dentro le mura. E come un trofeo fu issato vicino al tempio di Atena. Miseri noi in quella notte, che fu felice, perché il lungo assedio sembrava finito. Ed era proprio quello su cui contava Ulisse, che aveva costruito il cavallo. Lui e i suoi guerrieri uscirono fuori protetti dall'oscurità e corsero alle porte per aprirle ai compagni che nel frattempo erano tornati indietro sulla spiaggia con le loro navi, con tutte le loro armi, e la città era sepolta nel sonno inerme. Anch'io dormivo. Vidi levarsi da ogni parte della città grandi roghi e immense fiamme. Le vite umane erano roche e grida, gemiti nel crepitare del fuoco. Vidi anche al di sopra dell'incendio
sul più superbo torrione delle porte, 2 achei piumati che tenevano per i piedi un fanciullo. Era Astianante, il figlio di Ettore. Lo sollevarono e lo precipitarono giù dalla torre altissima. Così, in una misera pozza, si estingueva il sangue di Priamo. E questa fu l'ultima cosa che vidi. Chi sei tu, straniero, che piangi per la fine di Troia? Io sono colui che la distrusse. Colui che ideò l'inganno. Sei Ulisse. Sì. In quello stesso momento, a Itaca isolata nel mare, i pretendenti che avevano invaso la casa di Ulisse se ne sentivano ormai padroni. Venite presto, lasciatemi. Voi badate al fuoco e voi venite. Guarda chi è, serve. Guarda. Chi è? Il mio nome è Anchimedonte. Vengo da Argo. Ho saputo che la regina di Itaca ha deciso di non aspettare più suo marito. Intendo partecipare anch'io alla gara per le sue nozze. Ho portato doni abbastanza ricchi per competere con chiunque. Se tu sei solo ricco straniero, fai pure vela da Itaca. Penelope è virtuosa, non si conquista. La notizia che Telemaco era partito per non tornare si era sparsa. Così Penelope aveva ora sulla soglia di casa 100.000 nemici. Chiunque avesse potere o ricchezza nelle isole sarebbe arrivato prima o poi a occupare quel trono che nessun maschio di stirpe reale proteggeva più. Gli dei avevano voluto che Telemaco non avesse fratelli, così come non ne aveva avuti suo padre. Voglio parlare con la regina. La regina non scende più in sala. Perché? A causa di un viaggio di suo figlio. Ma Penelope non si rassegnava al destino delle donne achee, che padre e fratelli danno a un nuovo marito quando il primo, che l'ebbe vergine, è morto. Penelope era rimasta sola con le sue donne, alcune delle quali l'avevano già tradita e le altre dovevano subire i desideri dei pretendenti. Che non costano niente. Ma come noi, prendine una. Questa non ama noi. Telemaco e il figlio di Nestore, Pisistrato, giunsero sotto le mura di Sparta dove regnava Menelao. Immaginavi una città così grande? Una vera città non l'ho mai vista. E stai per vedere anche Elena. Elena scendeva dalle alte mura di Sparta. Per averla in sposa, tutti i principi della terra avevano gareggiato fra loro e Menelao era stato scelto. Elena, figlia di Leda e di Tindaro, ma generata da Zeus. La donna funesta. Quali notizie ci porti da Pilo?
Il ricordo di tuo padre Nestore è sempre caro al mio cuore. Ti porto un ospite. Viene da Itaca. È il figlio di Ulisse. Lascia che sia io a dirti il tuo nome. So che il tuo nome è Telemaco. Voglio dimostrarti in questo modo che mi ricordo molto bene di tuo padre, come di tutti coloro che per me lasciarono la patria. I principi achei che partirono sul mare per Troia lontana, e un numero immenso di morti ne venne. È colpa mia se non hai potuto ancora conoscere tuo padre. Perché dici così, Elena? È morto? Non lo so. Io so ben poco di quello che accade adesso. Posso solamente parlarti del passato, Telemaco. Posso dirti come e dove ho visto tuo padre l'ultima volta. Mio padre ha consigliato Telemaco a chiedere notizie di Ulisse a Menelao. È ritornato da poco, dicono, e ha viaggiato fra popoli lontani. Sì, forse lui sa. Venite con me. Menelao, in quella stanza, si faceva modellare la maschera funebre, oppresso da pensieri tristi. Anche lui aveva vagato a lungo per il mare prima di ritrovare la via della patria. 8 anni che avevano consumato la sua giovinezza nell'incertezza del ritorno. Così la scomparsa di Ulisse gli sembrava che gettasse un'ombra nera sulla sorte di tutti i signori delle città achee. Dunque, è giunto a casa mia il figlio di un amico caro, del più caro degli amici. Sì, benvenuto, ragazzo. Lascia che ti guardi ancora. Il figlio di Ulisse. Ha bisogno di te, Menelao. Il vecchio Nestore l'ha consigliato di venire da te per avere notizie di suo padre. Ti ha consigliato bene il vecchio Nestore. Come avrei voluto onorarlo tuo padre. Gli avrei dato una città proprio qui, una delle mie. L'avrei portato via da Itaca per poter restare sempre vicini e trascorrere insieme gli ultimi anni. Ma il destino ha voluto diversamente. Ormai è inutile parlare di quello che non è stato, nobile sovrano. La casa di Telemaco adesso è invasa da gente malvagia che lo deruba e lo minaccia. Sono stato informato di quello che avviene a Itaca. Ma tu, ragazzo, perché subisci? Il popolo è contro di te? O lo è tua madre? Ho tentato di sollevare il popolo. La nostra isola vuole un re, non vuole un ragazzo. Chiunque può mettere la mano sul trono di Itaca, soltanto mia madre lo impedisce ancora. Nessuno può aiutarci, solamente se Ulisse tornasse. Ah, quella guerra. Quante conseguenze nefaste. Che mali terribili ha portato su tutti noi. Guarda, le armi di Agamennone. Mio fratello, ucciso a tradimento sulla soglia di casa al suo ritorno da Troia. Non è morto in battaglia combattendo con un nemico degno di lui, né l'ha inghiottito il mare, come molti dei nostri. È stato ucciso a tradimento, e io su questa città regno senza gioia. Questo è il prezzo che io ho pagato per la guerra che noi Atridi abbiamo voluto. Che cosa mi stai nascondendo, signore? Perché non mi dici tutto ciò che sai di mio padre? Io lo chiedo a te, regina, ti supplico. Ho visto sul tuo sguardo appena sono arrivato che tu conosci una verità amara. Ma non avere alcuna pietà, ti prego. Se mio padre è morto, dimmelo. Noi sappiamo qualcosa di tuo padre,
Ma non sappiamo se potrai trarne il coraggio di cui hai certamente tanto bisogno, e quindi devi ascoltarmi con fermezza. Tuo padre è vivo, ma è come se fosse morto. Me lo disse un veggente, il vecchio Proteo. Lo vedeva circondato dal mare, senza navi, né compagni che lo aiutassero a tornare in patria. Intanto pensò altra cosa. Elena versò nel vino che bevevano un farmaco che calmava l'ira e il dolore, oblio di tutte le pene. Tali rimedi sapienti aveva la figlia di Zeus. Quel farmaco gliel'aveva dato Polidamna, l'egiziana. Bevete questo vino e ascoltate. Io vi dirò cose ormai lontane, che possono però aiutarvi a comprendere ciò che è accaduto. Non vi racconterò certo tutte le avventure di Ulisse, ma una sì, una che io sola conosco. Poi Elena disse: Era l'ultimo anno. Dentro la città di Troia, io aspettavo che le armi decidessero quale fine mi sarebbe stata riservata dai vincitori. Ero nel tempio di Apollo, dove Cassandra stava facendo un sacrificio al dio. Oh Apollo, tu che tra gli dei sei il solo amico di questa infelice città, dimmi quello che sai. Mi stanno cercando, sono fuggito. Lascia che mi riposi un momento. Non voglio farti del male. Aiutami. Chi sei? Da quale luogo vieni? Sono un soldato frigio. Un alleato dei Troiani. Combatto con loro da molti anni per difendere la città dagli Achei. Questa notte sono stato trascinato senza volerlo in una rissa tra soldati e me la sono cavata a stento. Qui nel tempio nessuno oserà cercarmi. Ma tu sei pieno di ferite. La tua faccia è una maschera di sangue e fai paura. O sono io, che vedo sempre solo sangue intorno a me? No, questo è sangue vero, fanciulla. La guerra non risparmia neanche i miserabili come me. Se tu potessi darmi qualcosa. Povero soldato, purtroppo non ho niente da offrirti. Niente. Tranne un solo consiglio. Fuggi. Fuggi se puoi. Va via lontano da questa città che è condannata, che è già piena di morti. Perché dici questo? C'è forse un oracolo che parla in te? Non mi conosci? Non ti ha mai parlato nessuno di Cassandra, la figlia di Priamo. È il dio Apollo che parla in me, ma nessuno mi ascolta. Io ti ascolterò. Ma come posso crederti? Dici che la città cadrà e io vedo ancora intatte le mura, alte, imprendibili. Sono 9 anni che la città resiste e nelle schiere achee non ci sono tanti eroi quanti ne occorrerebbero per conquistare una città come questa. Ne basterà uno solo per farla cadere. Forse tu sai che la città manca di viveri, o manca di acqua, oppure una pestilenza sta decimando i guerrieri. Oh, ascolta Cassandra, almeno tu. Ascolta Cassandra ispirata da Apollo. Fermati, straniero. Voglio vederti bene anch'io. La tua faccia è rigata di sangue, è vero, ma sono ferite strane le tue. Si direbbe che te le sia inferte da solo. Perché? Per non farti riconoscere? Ma tu non puoi ingannare me come hai ingannato Cassandra. Tu non sei un frigio alleato dei Troiani, tu sei un nemico. Sei entrato in città furtivamente, confuso tra i feriti, a spiare, a tramare inganni. Tu che mi appari come un fantasma di tempi lontani. Tu che esci dal buio con un'orribile maschera di sangue. Tu sei Ulisse. Ti ho riconosciuto subito. Ti ho riconosciuto e ho tremato quando ti ho visto oggi nella città. E ti ho seguito per vedere se avresti osato arrivare fino a qui, al tempio, accanto alla casa di Priamo.
A fare che cosa? Perché? Ero sicuro di trovare te qui, perché verrai qui a nasconderti dietro un altare quando la città sarà conquistata e tuo marito verrà a cercarti per riscattare il suo onore. Dici una cosa che non avverrà mai. Sempre che i troiani non vendichino prima su di te gli anni di sventure che gli hai portato. Tu sei venuto a spiare. Ti ho sentito. Hai ingannato l'innocenza di Cassandra, chiedendo le cose che non può sapere, notizie di guerra e di soldati. Io ti farò uccidere. No. Tu non lo farai perché sei greca, e greca sei rimasta nel cuore, anche se sono 10 anni che noi soffriamo per colpa tua. Vattene! Vattene! Non voglio ascoltarti. Non ti denuncerò, ma non ti voglio in questo tempio. Lasciami al mio destino. Lasciami al mio destino, qualunque esso sia. Tu tremi. Di che hai paura tu che sei figlia di Zeus? Elena, se tu tornassi da Menelao, tutto sarebbe finito. No, Ulisse, anche se tu sapessi quanto ho pianto la colpa che Afrodite mi ha spinto a La commettere. dea Afrodite o la tua passione? Gli dei hanno disposto delle nostre vite. Le mie passioni non contano più. Ma allora che cosa ti trattiene qui? Io so che c'è una sola persona in questa città che mi ha creduto e continua a credermi degna di pietà. Il padrone di questa casa, Priamo. Per colpa mia ha perduto i suoi figli migliori. Ettore è morto. Paride è morto. I più valorosi troiani sono morti. E altri, molti altri. Non hai udito, Cassandra? Molti ancora moriranno. Sangue, sempre sangue. E non una volta Priamo mi ha rivolto un rimprovero. Quando arrivai con Paride mi accolse come se fossi sua figlia. E qui sono rimasta come una figlia. Ecco perché resterò fino alla fine in questa città. Se parli della fine di questa città, non avrai molto da aspettare, Elena, te lo dico io. Io non ho voluto questa guerra, ci sono stato costretto. E ora voglio che finisca. A qualsiasi prezzo e con qualsiasi mezzo. Tutto quello che ho visto oggi nella città basta ai miei piani. Quale piano, Ulisse? Tu sei famoso per la tua astuzia. È così che vuoi essere ricordato tra gli uomini in futuro? Sono le azioni degli uomini che mi hanno portato a fare questa scelta. E se dovrò portarne il peso, lo porterò con coraggio. Chissà quante volte hai ripensato a quelle parole. Forse anche adesso, dovunque egli sia. Ulisse era nella grande sala dei troni nel palazzo di Alcino. I suoi ospiti lo avevano lasciato solo, egli non sapeva perché. Ma ora che era stato costretto a rivelare il suo nome, temeva che i Feaci esitassero a dargli la nave per tornare in patria. Era il nome di un uomo segnato da un destino che egli stesso non poteva capire. Non sapeva che il suo ritorno era già stato stabilito da chi può tutto. Queste cose meditava tra sé Ulisse e si domandava se sarebbe stato prudente rivelare ai Feaci il proprio passato. Perdonaci se ti abbiamo lasciato soli. Abbiamo voluto riunirci per discutere questo tuo arrivo così imprevedibile. Mai avremmo immaginato di avere fra noi un uomo della tua fama. Di nulla io devo perdonarvi, Alcino, mi avete già onorato abbastanza. Adesso potete rendervi conto ancor meglio del mio desiderio di rivedere la patria. Aiutandomi, voi mi restituirete la vita. Così presto, Ulisse? Non vuoi riposarti ancora un poco? Raccontaci qualcosa di te. In 10 anni hai vissuto certamente molte avventure. 10 anni sono tanti.
Raccontaci le avventure di un re partito da Troia con un esercito e arrivato qui solo su una zattera. Di un uomo creduto morto e che forse voleva essere creduto morto, giacché ci nascondeva il suo nome. Spianammo le mura di Troia. Io partii con Nestore e Menelao, ma un'improvvisa tempesta disperse tutta la flotta. Con le mie navi approdai alla terra dei Ciconi. Abituati a guerre e saccheggi, i compagni si dispersero a fare razzie. I Ciconi si difesero e mi uccisero molti uomini. Ne lasciammo là, su quella terra, insepolti 72, 6 per ogni nave. Poi navigammo verso settentrione, doppiammo il capo Malea e fortissime correnti ci spinsero fino alle spiagge dei Lestrigoni giganti. I compagni vollero entrare nel porto. Io preferì rendermi prima conto del luogo e aggirai un promontorio. Fu una giusta precauzione, perché gli altri, senza prudenza, non avevano ancora messo piede a terra, che subito sentimmo levarsi un segnale di guerra. Altri segnali risposero immediatamente da tutte le parti. Non c'era tempo da perdere e tornai sui miei passi. Ma all'imboccatura del porto vedemmo i Lestrigoni rovesciare dall'alto grandi massi di roccia sulle nostre navi, distruggendole una dopo l'altra. I miei uomini cercavano scampo a nuoto, ma quelli li infilzavano con gli arpioni come fossero pesci. E tu come ti sei salvato? Ero fuori del porto, non potevano raggiungermi. Ti era rimasta una sola nave? Era l'ultima, sì. Erano gli ultimi compagni. Dopo la morte degli altri, questi mi divennero particolarmente cari, anche perché erano stati i miei compagni d'infanzia, quelli che erano cresciuti con me. Oggi di essi non è rimasto che il nome. Euriloco, mio cugino. A bordo era il pilota. In battaglia teneva il lato destro. Era assennato e prudente. Filetore. Andavamo a caccia insieme ad Itaca. Un cinghiale una volta mi venne incontro, mi ferì sulla coscia. Ho ancora la cicatrice. Filetore lo afferrò con entrambe le braccia. Lo alzò, lo gettò a terra e lo finì col pugnale. Eraclio. Conoscevo la sua famiglia, i suoi figli. Polite, il più forte di tutti. Elpenore invece non era molto forte e anche nei pensieri era poco connesso, ma anche così mi era caro, più degli altri, forse a causa della sua debolezza. Così dell'esercito partito da Itaca molto pochi eravamo rimasti. Mi resi conto quanto quei pochi compagni fossero importanti per me il giorno in cui mi accorsi che forze oscure agivano contro il nostro ritorno. Perché parli di forze oscure? Perché la rotta che avrebbe dovuto portarci a Itaca in un tempo breve, noi non la ritrovammo mai più. Ci eravamo perduti per sempre nel mare immenso, senza sentieri. Arrivammo, sì, in vista della patria, ma una tempesta ci ricacciò indietro a perderci di nuovo fino a quando una seconda tempesta sconvolse il mare. E fu, lo ricorderò per tutta la vita, come se una mano immensa afferrasse la nave e la tirasse nel fondo dell'abisso. Tu sei un grande re, Ulisse, ma sei soltanto un uomo. E da come parli sembri un uomo che cerca di spiegarsi con la ragione quanto gli è accaduto. Ma raramente l'uomo ci riesce da solo. Interroghiamo gli dei, Ulisse, per te, per noi. Forse tu avrai la tua risposta e noi la nostra. I sacrifici hanno dato un responso questa notte. Quale responso? Non buono. La mia gente è spaventata. Non riesce a darsi una spiegazione. Forse tu sì. E io no. So soltanto che la dea Atena mi fu sempre vicina finché combattemmo a Troia e quindi con lei accanto sapevo sempre con sicurezza ciò che dovevo e non dovevo fare. Ma da quando fui in mare non udii più la voce degli dei. Forse per questo nel mio cuore cresceva l'incertezza e avevo tanta ansia di conoscere, di sapere. Che cosa ci hai taciuto del tuo viaggio? Perché mi chiedi questo?
Tu hai subito molte prove e hai molto sofferto. Lo abbiamo capito fin da quando sei arrivato. E ti abbiamo dimostrato la nostra comprensione. Ma se un Dio ti è nemico, come sembrano indicare gli auspici, togliti dal cuore ogni segreto. Vi ho detto tutto ciò che potevo capire dai miei incontri con gli uomini e con gli elementi. Hai incontrato esseri che non appartengono al mondo degli uomini? Sì. Quando? Un giorno, mentre risalivamo la corrente di un fiume in cerca d'acqua. Ti prego, Ulisse. Preferirei che tu lo raccontassi davanti a tutti, questa sera. Sì. Risalivamo un fiume un giorno, un grande fiume dalle alte rive di rocce. Cercavamo un approdo per fare provvista d'acqua. Avevo calcolato dalle stelle che quella doveva essere la costa della Libia, ma la più lontana dai nostri paesi, ai confini estremi dell'oceano dove il sole si inabissa. E se questo era vero, anziché avvicinarci alla terra dei padri, ne venivamo trascinati via. I miei uomini non lo sapevano, tuttavia erano timorosi, inquieti, come se lo intuissero, anche perché avevamo trovato cose che sembravano segnali lasciati lì da qualcuno. Avevo mandato 3 uomini a esplorare il luogo al mattino, subito dopo lo sbarco. Speravo che mi portassero qualche indicazione per orizzontarmi. Dopo molte ore, quegli uomini non erano ancora di ritorno e tutti i miei compagni erano in ansia per loro. Temevano il nuovo pericolo che avevano presentito e che quella scomparsa confermava. Io non sapevo quale decisione prendere. Altri 3 uomini che non vedranno più Itaca, Ulisse. Saranno caduti in una nuova insidia, certamente. Questa terra deve essere abitata da selvaggi. Ulisse. Remiamo lontano da qui, prima che cada la notte. Se avete paura, vado io a cercare i compagni. Non volli imporre la mia volontà. Non potevo più farlo come un tempo a Troia, dove avevo dei guerrieri e non degli uomini impauriti per la loro vita. Soltanto con l'esempio ora potevo riconquistarmi il ruolo di capo. E ti seguirono? 3 compagni si erano perduti. Lasciarli alla loro sorte avrebbe voluto dire che ormai nessun'altra cosa ci univa più se non la paura. La paura di ognuno per la propria esistenza, la paura che non ha amici, ma solo nemici. Senza una meta, senza ordine, senza speranza. Ma vinsero la prova e mi vennero dietro, tutti. A mano che ci allontanavamo dal fiume, il sole si faceva più forte, la terra più arsa. Sentivamo un profumo secco nell'aria polverosa, un profumo di fiori. E arrivammo a un villaggio d'uomini che si nutrivano di quei fiori, pestandoli dentro mortai. Ero preparato a trovare morti, o almeno in pericolo grave, i miei uomini. E invece essi erano là, mescolati a gente di pelle scura e vestita stranamente, come se ci fossero stati sempre, come se fossero stati i loro fratelli. Perché non siete tornati alla nave? Cos'è questo? Ulisse. Ulisse, perché li hai spaventati? Ci hanno offerto la loro ospitalità amichevolmente, eppure non conoscono la legge di Zeus.
La natura li ha fatti così, coltivano fiori di loto e ne fanno questa polvere dolcissima. Prova a mangiarne anche tu. Fa dimenticare tutto. È come se non fossi mai partito da Itaca. Ormai chi ci aspetta laggiù? Chi si ricorda di un gruppo di vagabondi dopo tanti anni, eh? Tuo padre, il vecchio egizio, si ricorda. La tua sposa, che hai lasciata un mese dalle nozze, si ricorda. Potrebbe anche averti dato un figlio. Il padre è morto di vecchiaia. La sposa dorme a fianco di un altro. Mio figlio, se c'è, non ha avuto fratelli e non mi ha mai conosciuto. Che padre sono io per lui? Troveremo altre miserie. Perché rischiare ancora? Anche a casa ci aspettano dolori. Questo è certo. Mangiate questo loto. Restiamo qua in questa pace per sempre. Sicuramente un Dio ci ha guidato tutti a questa terra. Non consentirò a nessuno, finché sarò vivo, di scordare la patria. Non date retta! Portiamoli alla nave! Restiamo qua! Vi ordino di portarli via! Legateli! Non state a sentire quello che dicono! No, sono fuori di sé! Via! Avevamo incontrato uomini come noi. Tutto ciò che era accaduto si poteva spiegare, già che noi sappiamo che esiste il fiore che toglie la memoria o il desiderio di tutto ciò che abbiamo lasciato. Tuttavia, vedendo quei compagni che tanto avevano sognato il ritorno, costretti con la violenza sulla nave, ebbi il presentimento che i venti o le correnti o una forza più grande di noi ci stavano già portando fuori dalla rotta degli uomini. Navigammo in mare aperto per altri 18 giorni. Poi finalmente arrivammo dentro un grande arcipelago, le cui isole erano l'una vicino all'altra. Perché non dormi, Euriloco? E tu perché non dormi? Che cosa ti inquieta, Ulisse? Niente, va a dormire come gli altri. Domani andremo a caccia sull'isola. A che ti servo io se mi nascondi i tuoi pensieri? Perché non vuoi dirmi che cosa ti impedisce il sonno? Il cielo. Il cielo non ha stelle ed è così da quando lasciamo i mangiatori di loto. È sereno, eppure nessuna costellazione è visibile. È molto strano. E un marinaio non può navigare se gli manca la guida delle stelle. Ulisse, ci siamo perduti. Un buon marinaio non si perde mai. E i pericoli forse esistono solo nella nostra immaginazione. Va a dormire tranquillo. Anch'io ho notato cose strane. Su queste isole, per esempio, non abbiamo trovato nessuna traccia d'uomo. Eppure gli uomini attraversano spesso il mare. Possibile che non siano mai capitati qui? Evitano queste terre? Oppure c'è qualcosa che le nasconde alla loro vista? Ma per noi è stato facile arrivarci. E sai spiegarti il perché? Molte cose inspiegabili sono successe da quando abbiamo lasciato Troia in fiamme. Le liti fra gli eroi, la dispersione della flotta, maree innaturali e venti ostili ci hanno spinto sempre più lontano dai mari conosciuti. Io non so, Euriloco, dove stiamo andando. A te lo confesso, ma non dirlo agli altri, ti prego. Ulisse, devi tenerci uniti. Siamo rimasti così pochi. Pensa a noi, Ulisse, a noi di questa nave. Riportaci in patria.
Guarda come fertile e grassa la terra di quest'isola. È ideale per coltivare la vite. Ararla sarebbe un piacere, e invece non ci vive nessuno. Sembra il regno delle capre selvatiche. Guarda là. Dove? Là. Quello è fumo. Raccogliamo i compagni. Andiamocene. Perché? Senza neppure sapere chi vive qui? Tu stesso ti auguravi di trovare qualcuno. Adesso invece ho paura. E poi chi può vivere in un'isola così trascurata? Soltanto qualche povero selvaggio. Ti prego, Ulisse, la provvista è fatta. Perché non hai tirato? A che cosa stai pensando? Penso a quell'uomo. Cosa ti importa di lui, Ulisse? Può sapere cose che noi non sappiamo e poi tu lo credi un selvaggio. Forse. Ma anche un selvaggio merita di essere conosciuto. È pur sempre un uomo. Gli passiamo vicino e ce ne andiamo senza sapere nulla di lui, senza scambiare doni, come farebbero i ladri o i predoni. Cosa c'è? Non è l'impronta di un piede umano questa. Solo un gigante. O un dio. Un mostro, Ulisse. Salpiamo, presto, ce ne pentiremo. Zitto. Possiamo essere ospiti di un dio. Mi avviai con 12 compagni scelti fra i più valorosi. Pensavo che sarebbero stati sufficienti ad affrontare qualsiasi sorpresa. Gli altri li lasciai a guardia della nave e pronti a salpare. Seguivamo le orme. Portavo delle vivande dentro un sacco e un otre di pelle caprina pieno di vino nero. Non era un vino comune. Era un dono che avevo ricevuto da Marone, il sacerdote di Apollo. La sua forza era tremenda. Ogni coppa bisognava allungarla con 20 misure d'acqua. Le orme finivano dentro una caverna. Da fuori sembrava piccola, quasi un buco nella roccia, ma all'interno ci sembrò enorme e i nostri passi risuonavano mentre avanzavamo come soggiogati. E tu dici che qui abita un mostro? Guarda le corde. Sono intrecciate con grande arte. Guarda i nodi. E assaggia la sua ricotta. Buona. È fatta come la fanno i pastori. Approfittane. Euriloco. Guarda, il giaciglio del nostro ospite. C'è posto per tutto l'equipaggio. E questo solo per la testa, straordinario. Incredibile. Voglio vedere quanto è lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 passi. Ma è impossibile che un essere umano abbia una dimensione simile. Già. La sua scura è così grossa che potrebbe servirci come ancora. Ma pensa alla forza che deve avere chi la impugna. Dolce, fresco!
È profumato! Guarda. Prendiamo il formaggio, tutto quello che possiamo E scappiamo. Sì. Noi non siamo dei ladri. E poi è troppo tardi. Senti? Il nostro ospite sta già arrivando.